è il seguente: Zelensky e Putin, troviamo le differenze. Come potete vedere, la mia stanza è un po' sottosopra. Sono riuscito a riparare la stellina. Sono riuscito a riparare la stellina. Vorrei ragionare con voi circa queste due personalità coinvolte nel conflitto. Secondo voi qual è la differenza tra Zelensky e Putin? Da molto che non facevo una live, da molto che non faccio una premiere e, mi voglio cimentare mi voglio cimentare. Ecco qua, care amiche ed amici, in pratica è così. Devo un po'. Ecco, vediamo. Voi che mi dite, siete già due, vi ringrazio di essere qui con tutti, con me, con tutti noi. Qual è per voi la differenza mettiamo in community? Perché ecco, poi metterò dei dettagli addizionali, forse no. Ah, ecco, ciao. Ehi, Zelensky difende mentre Putin attacca, giusto? Hola, Abraham Pusso. Thank you very much. Esatto. Poi una delle cose che io ho visto è che poi cambierò l'immagine, ho preso una a caso mia. Una delle cose che ho visto è che Zelensky sta nel fronte, mentre Putin no. Putin sta nel suo, nella sua sala di potere, al sicuro, nel suo studio, lontano dal fronte. È facile fare una guerra a migliaia di chilometri di distanza, è facile, capito? È facile combattere in questo modo. È facile, ma anche un po' da vigliacchi, secondo me. Adesso completo in metadata. Vediamo un
oh, e sono subito con voi. Dopo cambierò l'immagine perché questa del Santino Tenchan, Sant'Enchan, insomma. Ecco, per notizie politica momento, lo faccio sempre quando sto in live perché cambiare. Ecco, attiviamo la monetizzazione. Mi sembra di aver messo tutto. Sì, ho attivato la monetizzazione, ho attivato benissimo. In ecco qua. Tra l'altro già mesi fa si stava ipotizzando circa la condizione di salute di Putin, ma può essere che era ed è tuttora un sosia quello che non si sente benissimo. Ma sì, dicono che era un sosia, ma non lo so. Comunque a 70 anni molti criticano Biden, ma Biden anche a 70 anni e quindi può darsi che sia un sosia, ma può darsi di no, questo non lo sapremo mai. Quello che sì sappiamo è che a parte non mi avete dato un like al video, ma quello che sappiamo è che per il momento, insomma, di decisioni buone i russi non ne hanno prese, non ne hanno prese. Di decisioni buone. Anzi, adesso stanno massificando il lancio dei droni. Cristian Ravazzolo, ciao Cristian, saluti. Tu che ne pensi, Cristian? Eh, qual è la differenza fra Zelensky e Putin? Quale può essere la differenza fra Zelensky e Putin, Cristian? Vediamo un po', poi già la chat, che sono uscito fuori dalla chat, sono rientrato, ma c'ho problemi di connessione. Ecco, già c'ho 3 like, però 2 persone mi stanno seguendo. Vabbè, hanno messo il like e sono usciti. E poi vediamo un po', perché qua stavo cercando di trovare degli amici in una messaggeria. Ah, ecco, ecco qua la family. Eh, ecco qua.
Hello Abraham Puzon, what do you think are the difference between Zelensky and Putin? What are the difference between the two presidents, Putin and Zelensky? What do you mean? Allora, diciamo che io vedo che mi riprende di più il cellulare di quello che io posso apprezzare. Qua mi sembra l'immagine tagliata in basso, invece si vede tutto, si vede. Secondo me un leader come Zelensky è carismatico, c'ha più personalità di quella che gli si vuole riconoscere, e soprattutto c'ha più coraggio, perché si è messo l'elmetto, ha preso il fucile e è andato in prima linea, cosa che Putin non fa. Lui addirittura si nasconde da possibili complotti, ha paura della salute e si nasconde dietro un tavolo sempre più grande, dietro un monitor sempre più grande. Realmente non so che simbolo di eroismo possa rappresentare Putin. Manda a morire migliaia di persone, manda a, diciamo, sacrificarsi nel fronte. Speriamo che la parola quella, i supremi algoritmi non la castighino. Vi prego, supremi algoritmi. Il sacrificio di migliaia di russi, spesso strappati alle loro case, per giustificare le ambizioni di una persona. Certo, non è tanto la guerra di Putin, ma è la guerra che deve fare Putin, perché non si sa se lo hanno obbligato i gerarchi, i generali, gli oligarchi a fare la guerra. Putin è il figlio della Russia, è il figlio della sua epoca, è il figlio che gli ha toccato vivere in determinate situazioni, che se ne ha approfittato delle situazioni che gli sono capitate. Ma Putin non ha fatto la Russia ha fatto Putin. Biden si è candidato a 70 anni, mentre Putin era ancora abbastanza giovane quando era salito al potere. Esatto, comunque Biden è stato nominato presidente, mi sembra ai 78 anni, 77, quando ha vinto le elezioni finalmente. Comunque Biden non so se ha fatto la seconda guerra mondiale o la guerra di Vietnam, e ha perso un figlio nella guerra di Vietnam. Putin non so che guerre abbia fatto, credo nessuna, che era un funzionario militare asceso nel KGB come ufficiale. Quindi molti che criticano Biden perché adesso ne ha 79 di anni, quando ha avuto una brillante traiettoria da senatore, paragonano una persona di 79 anni con una di 70. Poi, se avete fatto caso, se hai fatto caso, trash anarchico Pasquale Gruelico, c'è intorno a Putin una scenografia hollywoodiana. Quando lui viene, si aprono le porte dei palazzi del potere con guardie speciali che gli aprono le porte dei palazzi. Una cosa del genere solo si vede a Buckingham Palace. Allora, perché tutta questa scenografia, perché tutta questa coreografia quasi da circo circense, da circo equestre? Perché tutta questa cosa, questo apparato che costa un sacco anche ai contribuenti russi, per inscenare delle rappresentazioni, insomma, per fare vedere che lui è al centro di tutto. L'ultima parola del mio nome è un misto tra Pasquale e Pantagruelico. Ah, Pasquale
qual gruelico, molto interessante, poi mi spiegherai il senso, caro Pasquale. Allora per abbreviazione ti posso chiamare Pasquale, se mi consenti. Io dico che Putin proprio si è costruito un'immagine da satrapo, un'immagine da oligarca, un'immagine da gran visir, un'immagine da zar, tutti lo chiamano zar Putin, incluso in Russia, proprio attraverso queste scenografie, queste coreografie che chiamano molto l'attenzione e assomigliano alle coreografie di Kim in Corea del Nord, sin dal primo Kim, dal nonno dell'attuale Kim, perché lui si vuole mettere al centro dell'attenzione internazionale, ma soprattutto russa. Tutto quello che lui sta facendo in Ucraina è innanzitutto per l'energia, per le risorse, perché stanno in crisi i russi, ma poi anche e soprattutto perché da 23 anni sta sopprimendo la gente. Cosa gli fa ai dissidenti, cosa gli fa agli oppositori, cosa fa agli oligarchi scomodi, cosa fa ai giornalisti. Non ve lo dico perché altrimenti il supremo algoritmo di YouTube che abbia pietà di noi si imbippa. Io infatti non userò più termini che abbiano una connotazione negativa, userò eufemismi tipo passare a altra vita, cercando in questo modo di sortire gli algoritmi, ma voglio dire, si capisce, no, che lui ha costruito un'immagine a tavolino, questo nuovo Rasputin, questo Putin, per apparire come l'uomo a cui non si può fare a meno. Infatti c'è già un dibattito sulla crisi di potere che vendrà quando vendrà a mancare, andrà a miglior vita. Sto parlando di miglior vita, algoritmi di YouTube, quindi migliore vita. Che cosa succederà in Russia? Che il suo partito al potere, come fosse il nuovo partito comunista russo, sta al potere, e lui sta al potere perché sono il partito in pratica è personalistico, personale di Putin, e il governo russo è incentrato solo su Putin, che lui fa e disfa tutto. Che cosa succederà quando Putin sarà andato a miglior vita? Probabilmente ci sarà una seria crisi istituzionale e forse una ribellione delle masse, questo non si sa. Ma ritornando sul titolo, Zelensky e Putin, trova le differenze. Innanzitutto vorrei che tutti voi mi suggeriste quali sono le differenze, includendo Cristian Ravazzolo. Se ci sei, batti un colpo, perché a volte leggo nel display qua nel cellulare e sotto che ci sono due persone, ma magari sono più di due persone. Poi vorrei ricordarvi che ho una cosa da fare, vengo subito.
Eccomi qua. Vorrei ricordarvi Biden praticamente Pasquale Praticò è uno che ti fa ridere abbondantemente, ed ecco perché pantagruelico. Secondo Rebelais ridere è fondamentale, mentre il medioevo esortava la gente a non suscitare ilarità. Sì, suscitare, provare ilarità, suscitare sì è lo stesso. Non suscitare negli altri significa appunto non provocare, non destare negli altri, non suscitare, non provocare, sono sinonimi in qualche modo, almeno in questo caso. Interessante, interessante. Ah, Pasquale praticò, sì, perché fai dei video ilarità. Scusa, ma è quasi sera anche per me. No, ma a volte col tattile, col cellulare ti corregge male. A me il cellulare, tutti, anche questo, anche un altro che è stato il Samsung Galaxy Young 5360, ma anche questo che è il Motorola Moto X seconda generazione del 14, mi corregge e male. E allora io dico, perché c'è il correttore di testo se ti suggerisce addirittura altre parole? Cioè non posso scrivere come voglio io, e se scrivo male non mi corregge, mi dice altre parole. Correggere una cosa, suggerire un'altra. Ma vabbè, è l'intelligenza artificiale, e sempre più che dipendiamo dall'intelligenza artificiale diventiamo scemi noi. Non so perché. Ma allora dicevo, ehm, come dire, quali mi ero perso perché sono andato a vedere che aveva chiamato il telefono, anche il citofono, i soliti scocciatori. E poi qual era il filo che stavo raccontando? Adesso c'è solo una persona collegata, ma io la live la faccio lo stesso, perché sono più di 15 giorni che non ho occasione di fare una live. E di solito ecco, trova le differenze. Stavamo parlando di questo, di qual è il tema principale. Poi c'ho tanti commentari a video miei fatti ultimamente, ma appunto l'ultima live l'ho fatta, eh, qua non c'è, il 5 ottobre, e adesso stiamo a 26, e quindi sono tanti giorni, sono tanti. E poi l'ultimo video che ho caricato l'ho caricato l'8, quindi sono tanti giorni, almeno 15 giorni come minimo. E volevo fare questa live perché sento che sono in debito, se no con tutte e tutti voi, anche se poi dovrò diciamo dovrò un attimino cambiare la portata di questa cosa qua che sto facendo. C'è stato qualcuno che mi ha detto che mi guardava spesse volte perché c'aveva una numero di iscritti, contiene domande, cerca numero, e non riesco a trovare.
c'era una persona, un amico che volevo salutare, che mi diceva che mi seguiva molte volte perché ultimamente spesso perché c'aveva il covid e ho pronunciato una parolina, speriamo che i supremi algoritmi possano capire, e che stava poco bene di salute perché c'aveva raffreddore. Ecco qua, mi dice 2 anni fa che la linea dei contagi sta diminuendo, aumentando. Allora speriamo che adesso, io rispondo dopo 2 anni. Speriamo che adesso la linea dei contagi sia diminuita. Ecco, io me ne accorgo in pratica dopo 2 anni che mi hanno dato una risposta, però invito a chi mi segue da casa, che mi sono scordato il nome perché io ho una memoria di ferro, infatti se mi vendrà una qualche patologia della memoria io non me ne renderò conto. E non so chi è che mi ha detto che stava a letto. Ah, ecco, dovrei vedere la mia ultima, dovrei vedere la mia ultima, i miei ultimi video, logicamente, se si tratta che qualcuno ha commentato qua sotto. E no, è che mi hanno visto così tante volte. Quando uno cerca, quando uno cerca e non trova. Vediamo, no niente, dovrò rassegnarmi. Niente, per caso volevo invitarlo, ma magari sta già dormendo perché dice che si è raffreddato. Già sapete di che, perché l'ho detto prima. Vabbè, niente, non riesco a, forse mi ha scritto nella messaggistica. Però quali sono le differenze fra Zelensky e Putin? Beh, per me la differenza sostanziale è che la politica ci ha tradito, e come lo credo anch'io, la politica ci continua a tradire, caro Zafazzi Balduce. Ah, ok, dopo vedo chi è. Caro Zafazzi Balduce, grazie per vedere chi è, che così
me lo ricordo per la prossima volta che si è ammalato, si è raffreddato. Però la politica ci ha tradito. Io ci ho fatto una canzone, voglio ritornare a fare delle canzoni rap. Ci ha tradito, ha menadito, eccetera. Non so se l'hai ascoltata, cerca nel mio canale La politica ci ha tradito, una canzone che ho fatto ormai, perché ogni persona che si candida in Italia fa tutto il contrario. Per esempio caro Zafazzi, che si presentava alla Lega, no? Roma ladrona, viva la secessione e tutto quanto. Poi alla fine non è successo nulla, anzi tanto dicevano che a Roma c'era il magna magna. E non solo non si sono rifiutati di sedersi in Parlamento, ma poi c'è stata tutta la faccenda di Ugo Bossi, che come il cardinal Bertone si è intascato 300.000 euro per riparare un appartamento, non so che fare. Poi ha detto che ne aveva bisogno perché il figlio Trota era disoccupato. Vabbè, poi anche Rifondazione Comunista è fallita. Sono arrivati prima non so come si chiama, il girasole, i verdi, la quercia. Sembrava un bosco, no? E infatti poi alla fine c'è stato un politico che non mi ricordo come si chiama, c'ho dei lapsus, che si è intascato i soldi. E poi sono arrivati, cioè già da prima il movimento sociale italiano diceva di voler recuperare la politica dei bei tempi andati, e invece poi appoggiava prima la democrazia cristiana, e poi Silvio Berlusconi. Poi è arrivato il movimento 5 stelle. All'inizio prendevano gente anche dalla strada, e poi sono entrati professionisti nel movimento 5 stelle e hanno iniziato a cacciare tutti gli altri via. E alla fine la Raggi, che diceva di essere una politica indipendente, la Raggi, la Raggi che diceva di essere indipendente, tutto quello che vuoi, ha studiato nello studio del Previti, ha fatto il tirocinio nello studio di Previti, avvocato di Silvio Berlusconi. Quindi ci sono delle connessioni con tutti i vecchi partiti. Io non espongo il mio parere politico, ma è vero, alcuni partiti hanno l'atteggiamento da profumeria, ti promettono mari e monti ma non riescono a soddisfare tutte le richieste. Mi ricordo quella canzone, ah, 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 l'ho vista, grazie. È vero, per esempio adesso la Meloni ha vinto, ha stravinto, no ai vaccini, no alla NATO, addirittura prima della guerra, dell'invasione di Putin, diceva di voler andare con la Russia, di voler uscire dall'Unione Europea, di voler uscire dall'euro. Più Russia meno Unione Europea, meno NATO, che l'euro era una fregatura. Insomma un sacco di cose. E poi alla fine che è successo? Che adesso lei dice mossa dalla guerra in Ucraina, e io spero di sì, ma forse per convenienza politica si sta muovendo in direzione dell'euro, in direzione della NATO, in direzione dell'Unione Europea, assieme a Francia e Germania, che dicevano che erano dispotici. E insomma alla fine molti di Forza Nuova, Casa Pound, Alleanza Nazionale e Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale, tutti gli universi della destra e della destra estrema, tanto che si faceva l'estremista di destra, la Giorgia Meloni, sembra una nuova Giulia Andreotta. Ecco. eh, Grazie trash anarchico Pasquale Gruelico, e grazie Tafazzi Balduce
di aver ascoltato quelle canzoni che ho fatto, ne ho fatte solo due. Se raggiungerò abbastanza visualizzazioni, quindi condividetele, io ne farò altre di canzoni, sempre con coscienza sociale. E allora dicevo, tutti i partiti ci tradiscono perché fanno soltanto quello che è comodo per andare avanti, prendono il voto della gente dicendo, addirittura qualcuno ha detto addirittura in campagna elettorale che avrebbe appoggiato Putin, e poi quando vincono fanno quello che è conveniente per il paese, cioè non andare fuori dalla NATO, non andare fuori dalla zona euro e non andare fuori dall'Unione Economica Europea e non andare contro gli alleati europei. Quindi anzi, vi ricordavate che i mezzi di comunicazione, i mass media, ci mettevano paura che saremmo rimasti senza idrocarburi e che sarebbero aumentati alle stelle? Ebbene, in meno di 3 mesi si è fatto così tanto rifornimento di metano, gas, benzina, diesel, che adesso non soltanto potremmo affrontare l'inverno a cuor leggero, ma addirittura pensate bene, abbiamo da vendere. Già adesso possiamo iniziare a esportare, perché sta aumentando in tutto il mondo il prezzo degli idrocarburi, gli idrocarburi nel mondo, magari nel terzo mondo, dove lo possono estrarre ma non lo possono impiegare perché non hanno raffinerie. Quindi noi si continua a comprare a paesi del terzo mondo come l'Argentina gli idrocarburi e a vendere e a vendere e a vendere i nostri idrocarburi che abbiamo preso magari nel Golfo Persico. Però ecco, ritornando alle differenze che accomunano, secondo me Zelensky e Putin, è che Zelensky si è messo l'elmetto, gli hanno detto subito le potenze occidentali, guarda, cerchiamo di arrivare a una negoziazione con Putin, ma tu scappa subito perché ti ammazzano, evita un conflitto, tanto perdete subito. Invece non hanno contato con l'astuzia di Zelensky, con il suo coraggio e soprattutto con il coraggio di migliaia e migliaia di ucrainiani, e lui è voluto rimanere contro ogni previsione, soprattutto quelle di Putin, perché Putin, contrariamente a quello che si dice, ha avuto anche lui dagli anni 90 in poi una serie di conflitti, ma soprattutto dal 2000, da quando lui è diventato presidente. Poi dopo 2 mandati, non so, un totale di 8 anni, è diventato primo ministro ma continuava a governare lui. Dopo c'è stato un periodo interino e poi è diventato di nuovo presidente, e magari dopo questo mandato continua. Adesso c'è la rielezione a vita, quindi come Xi Jinping, che anche lui vuole la rielezione a vita, Putin potrà rimanere a vita lì, tanto si sa come tratta gli oppositori, i giornalisti dissidenti, gli oligarchi contrari a lui, li manda tutti o in esilio o a miglior vita. Allora tutti gli hanno detto quello a Zelensky, ma Zelensky ha detto no, io non scappo, non lascio gli ucraini soli o gli ucraniani, io voglio rimanere in piedi accanto a loro perché è meglio morire in piedi piuttosto, meglio diciamo passare a miglior vita in piedi piuttosto che in ginocchio vivere 100 anni. E ancora sta vivo e in piedi, quindi su premi algoritmi mi sono corretto, e la definizione è andare a miglior vita, l'altra fate che non l'ho detta.
invece Putin, da paravento che è, innanzitutto da quando c'è il covid ha paura, anche perché lui sa che la Sputnik non è stato il vaccino migliore del mondo come si voleva spacciare, che molti non si facevano con i vaccini nordamericani, inglesi, europei, perché dicevano che ci mettevano chissà che cosa dentro per controllare le persone, ed erano tutte delle menzogne complottistiche. Invece che tutti quei complottisti stranamente si volevano vaccinare con i vaccini di Putin, lo Sputnik e lo Sputnik 5, non so che cosa. E invece proprio quei vaccini sono risultati i meno efficienti, i meno efficaci e anche più insalubri, che ci sono state delle morti. Non so, dicono che Putin aveva il suo soldo e ha ancora il suo soldo degli influencer, dei giornalisti tipo Giulietto Chiesa, che a parte che di suo aveva che era un convinto e fervente sostenitore del comunismo e dello stalinismo, quindi già avrebbe appoggiato l'ex Unione Sovietica costi quello che costi, anche a costo di farci una figuraccia. Ma in più dicono che Giulietto Chiesa stava sul libro paga di Putin, e molti hanno dei sospetti anche su uno dei miei cari giornalisti che io ho seguito negli anni 80 90, poi quando è passato alla 7 non l'ho più seguito, niente poco di meno che Marco Travaglio, quando assieme a Santoro c'avevano dei programmi nella Rai tipo Moby Dick, Anno Zero. Vabbè, Vauro come vignettista a volte era passabile, ma non è che aveva delle opinioni molto pesanti. No, lui sapeva soltanto fare una rissa come un politico di destra che denominano Gianfranco La Rissa, no? Sempre che si trovava con la rissa, Vauro faceva una rissa, ma quelli che si salvavano erano fra i tanti giornalisti che poi sono passati alla 7, Michele Santoro e Travaglio e Marco Travaglio. Però adesso risentendoli in questi ultimi tempi, in questi ultimi 8 mesi, ho visto come sono dei filorussi sfegatati, sono dei putiniani sfegatati, sono dei figli di Putin sfegatati, e non hanno delle argomentazioni logiche da portare in campo. Tanto loro parlano bene perché forse saranno prezzolati bene, ma a andare a combattere per Putin neanche per idea. Loro utilizzano la lingua e la penna, ma veramente purtroppo i miei grandi idoli giornalistici, tanto idoli non sono stati, ma si comportano sfacciatamente. E allora bisogna dire tante grazie, arrivederci, arrivederci e ciao, arrivederci, perché veramente mi stanno deludendo, mi stanno deludendo di brutto, mi stanno, perché finché Travaglia ha parlato della mala politica italiana, ci indovina, capito? Ma quando si mette a fare il tutologo assieme a Vauro e Santoro su temi seri, e già lì usciamo fuori di pista, perché che mi spieghi come mai Putin l'invasore, Putin l'invasore non si è organizzato bene prima, perché manda carro armati nel fronte che sono degli anni 50 e 60 con dei fucili arrugginiti, manda i soldati nel fronte senza avere degli avamposti, delle caserme, si devono rifugiare nei granai, nei porcili, non hanno vestiti, non hanno medicinali, non hanno assistenza medica, non hanno cibo, per cui sono costretti a saccheggiare, cioè manda i soldati a comportarsi come dei criminali.
che disorganizzazione tecnica, tattica, strategica, perché ha avuto tanta fretta dopo 6 mesi di esercitazioni speciali ai confini con l'Ucraina di invadere l'Ucraina? Perché così tante esercitazioni a sprecare un mucchio di munizioni? Perché evidentemente non aveva un esercito pronto e addestrato. Ha dovuto far fare forzatamente il servizio di leva a un mucchio di persone per iniziare questa operazione militare speciale, che altro non è che un'invasione comune corrente, una guerra di invasione e di distruzione. Non aveva un esercito Putin, perché i gerarchi di cui lui si fidava, gli oligarchi e i generali, si mangiavano loro il denaro. Tutti i generali russi che condannano l'Occidente per essere brutto, sporco, cattivo e corrotto, dai valori corrotti, hanno una casa a Capri. Addirittura ci sono dei mecenati russi che hanno donato milioni di euro per ristrutturare vecchi borghi italiani, soprattutto nel sud Italia, dove vanno a fare le vacanze. e, e quindi vanno a fare le vacanze in Europa, mandano i figli a fare le vacanze e a studiare in Europa, a studiare e a vivere in Europa e anche negli Stati Uniti, che sarebbero brutti, sporchi e corrotti secondo loro, ma che all'occorrenza hanno delle buone università, dei buoni centri di ricerca medica, vanno a farsi curare all'estero e quindi hanno invertito il denaro fuori invece di invertirlo nell'esercito, nella mir. E quindi quando hanno voluto o dovuto, quando Putin ha dovuto, magari obbligato da esigenze economiche, che la Russia si trovava in crisi, ed è per quello che già ha iniziato l'annessione della Crimea nel 14. Io ho fatto dei video, andateli a vedere. Allora hanno iniziato gli embarghi e lui si è trovato in difficoltà economiche sempre maggiori. Infatti i figli di Putin in Italia, e non solo, dicono che Putin non abbia difficoltà economiche per colpa degli embarghi, ma non è vero, altrimenti non reagirebbero dal 14 in modo così arrabbiato contro l'Occidente. Vi ricordate che Putin ha distrutto, ha fatto distruggere meglio centinaia di tonnellate di cibo e di prodotti occidentali, che poi è stata solo un bluff verso i consumatori russi, perché attraverso Cina i russi continuavano a comprare prodotti degli occidentali, degli europei. Infatti l'Ambrenedetto XVI ha fatto vedere in un supermercato russo che si trovano tutti i prodotti italiani, tedeschi ed europei, più cari perché arrivavano attraverso la Cina e attraverso altri paesi, ma si trovavano. Quindi Putin ha reagito sempre con delle manifestazioni di forza agli embarghi occidentali, embarghi che hanno colpito anche le industrie italiane ed europee, occhio, però hanno colpito soprattutto, per quanto riguarda il fronte tecnologico, Russia, e anche colpiranno Cina, perché tanto Russia come Cina nella fabbricazione delle munizioni, delle armi e dei veicoli devono impiegare tecnologia occidentale. Ancora non sono in grado, per fortuna, di produrre i loro microchip e i loro circuiti elettrici, le placche madri eccetera. Ormai non ci sarà in futuro neanche una pallottola che non ci abbia un microchip o un microcircuito elettronico. E allora gli embarghi stanno colpendo molto la Russia. Ecco perché lanciano delle bombe inerti, dei colpi di mortaio inerti. Ecco perché debbono comprare dei droni a Corea del Nord e Iran, che notoriamente non sono delle potenze nell'industria
aeronavale e militare. Pensa, il secondo esercito del mondo, la seconda potenza mondiale, si è rivelata una tigre di carta dal momento in cui si deve riarmare presso l'Iran e Corea del Nord. Sarebbe come se l'Italia, che supera nel posizionamento commerciale a Russia, ma anche nel posizionamento militare delle fabbriche militari, ma adesso Russia è retrocessa molto e l'Italia supera come potenza militare la Russia, oltre che per il prodotto interno brutto. Sarebbe come se l'Italia si riducesse a comprare armi per gli embarghi che gli potrebbero mettere a San Marino e Malta. Cioè, ma che gli compriamo a San Marino o a Malta? Capito? E quindi russia è caduta molto in basso grazie alla gestione, grazie alla gestione grazie alla gestione, diciamo, eh, grazie alla gestione, qua mi è sfuggito ancora chi mi ha detto io ti seguirò, però sto con l'influenza. Vediamo. Quindi come dire, a voi che avete la pazienza ad ascoltarmi, a voi che avete la pazienza ciao caro amico. Ah bene, buon lavoro. Ciao carissimo amico mio e buon lavoro. Se poi condividi questa live, stavamo parlando, Zelensky e Putin, trova le differenze, cioè sarebbe stato il caso di dire, di secondo te quali sono le differenze fra Zelensky e Putin. Per riassumerti, caro Marco Isidori, per me la differenza più importante è che Putin, invece di scappare via come ha fatto il suo predecessore, perché gli ucraniani non lo volevano più, si è messo l'elmetto, ha preso il casco e è andato in trincea. Invece Putin si nasconde dietro i suoi grandi scrittori sempre più grandi, dove distanzia sempre di più la sua persona dai generali, dagli oligarchi, dai giornalisti. Non interviene quasi mai in televisione. Sì, ti ascolto con piacere. Allora dimmi, caro Isidori, per me è questa la differenza, che Zelensky è uno con gli attributi quadrati,
perché è stato lì, ha preso quello che doveva prendere. Allora invece di fare come non mi ricordo, eh, predecessore, sì, invece di fare come Petro Poroshenko, mi sembra, no, come si chiamava, Poroshenko, no, non è Poroshenko. Ca- eh, l'ex presidente Yanukovych. Yanukovych, esatto, Yanukovych. Yanukovych se n'è andato in esilio. Poi qua mi chiedono come faccio a scrivere in grosso. Devi mettere un asterisco all'inizio ed alla fine di frasi senza lasciare così. Ecco qua, rispondo a questa che mi chiedono, eh, non così inizio della fine della frase senza lasciare spazio, così, così altrimenti non ha effetto. Ecco qua, ho risposto a una domanda: come mettere gli asterischi. Ecco qua. Condivido in pieno le tue considerazioni. È giusto, perché quando uno è un vero presidente, quando uno, molti dicono ah, però Zelensky, vogliono ridicolizzare, non bisogna cadere in queste cose. Zelensky è un Beppe Grillo che ce l'ha fatta. Innanzitutto sono due persone differenti. Poi Beppe Grillo può pure sembrare stupido, ma non lo è un comico, quindi è uno che fa ridere di professione, ma non è uno
che veramente così come lo vedi. Io ho visto dei filmati in privato di Stan Laurel ed era una persona seria che parlava seriamente, non era lo staglio di Stanlio e Olio. Un comico non è così nella vita reale. Totò era la persona più seria, forse un po' lugubre d'Italia, eppure tutti pensavano che fosse ridancino e allegro. E quando uno è un comico di professione, poi nella vita privata è una persona normale come voi che ti parli ridendo. Quindi molti hanno paragonato Zelensky a Beppe Grillo dicendo è un Beppe Grillo che ce l'ha fatta. Innanzitutto anche Beppe Grillo, magari facendo politica, chi ti dice che non la faccia in modo più serio di come l'ha fatta finora? Magari no, non so. Però poi Zelensky, se andate a cercare proprio c'ha una laurea in giurisprudenza, capito? Voglio dire, quanti di quelli che criticano, e questo ho trovato c'ha una laurea in giurisprudenza. Quante persone che criticano Zelensky hanno una laurea in giurisprudenza, magari è professore pure. Quindi parla bene, è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico, oltre che avvocato. Il ridicolizzare Zelensky ubbidisce a degli obiettivi filoputiniani, perché insomma prima conseguite, voi che lo criticate dal web, leoni da tastiera, voi che lo criticate a tanto, allora prima conseguite qua metto il link, prima conseguite un titolo in legge, non so adesso quale sia il suo titolo, in cosa, però è un avvocato, e poi diventate attori che dovete superare dei casting, studiare nell'accademia. Non è facile diventare degli attori, e poi dovete diventare dei registi. Non è facile produrre, sceneggiatori, e far ridere non è facile. Vabbè che hanno fatto vedere delle scene che sembra della trasmissione Avanzi oppure Blob, che realmente sono un po' ridicole, ma vabbè. E poi oltretutto abbandonare possibili carriere all'estero, perché non ci scordiamo che la figlia di Allende, di Salvador Allende, non è rimasta in Cile, è andata negli Stati Uniti a scrivere libri, ed è rimasta negli Stati Uniti a scrivere libri, perché in Cile l'avrebbero ammazzata. Allora gli hanno concesso l'esilio, purché si levasse dalle scatole. E poi dicono di lui che sarebbe di estrema destra, ma l'estrema destra c'è anche in Israele, molti conservatori, e fra l'altro lui è di origine ebraica, è nato in una famiglia ebraica di madrelingua russa. Cioè Putin ha detto andiamo a liberare tutti i russofoni e i russofili. Ci sono molti ucraniani che si considerano ucraniani, che parlano solo in russo, una cosa che in Italia non esiste. Quanti italiani parlano solo il francese o il tedesco? Beh, a Bolzano sì. E ci sono molti russi che parlano l'ucraniano ma si considerano russi. Comunque Putin è riuscito a far andare molti d'accordo. Prima si dividevano gli abitanti dell'Ucraina fra russi, filorussi e filo ucraniani. Appena sono iniziate le cosiddette manovre speciali,
molti che stavano dalla parte della Russia sono passati dalla parte dell'Ucraina perché hanno visto chi era l'aggressore. Magari nel 14 ancora non l'hanno visto perché la guerra era lontana, era in Crimea, ma adesso che è stata bombardata tutta l'Ucraina, Putin è riuscito in molte imprese, bisogna dirlo, a parte nel distruggere il proprio paese e il proprio esercito. Quella è stata l'opera magna, diciamo magna, l'opera magna, ma le imprese più grandi sono state, io stesso mettevo in dubbio l'utilità della NATO perché dicevo ormai non c'è più pericolo all'est, ormai sono soltanto dei pretesti per mantenere viva la NATO. A che serve la NATO? E invece adesso mi rendo conto che ancora ci sono delle minacce dall'est, non soltanto Russia, che di per sé non è una grande minaccia, perché bisogna vedere quanti dei vettori nucleari riesce a lanciare, perché se stanno nelle stesse condizioni che le armi, le munizioni e i veicoli dell'esercito, dell'aviazione e della marina, allora stiamo tranquilli con Russia. Ma la vera minaccia è la Cina. Ecco perché io non comprendevo perché gli avevano fatto, Trump gli aveva fatto l'embargo a Huawei, che è uno dei colossi asiatici dell'elettronica, e perché fare gli embarghi anche alla Cina, perché la Cina si avvicina e si stanno riarmando, stanno formando un esercito con milioni di soldati. Se i cinesi volessero soltanto con i soldati ti invadono l'intero mondo. Invece l'India è ancora funzionale a un equilibrio mondiale che non va di contro i nostri interessi, perché bisogna dirlo, noi se usciamo dalla NATO e se usciamo dall'Unione Europea, dove andiamo? Diventiamo sudditi degli indiani, dei cinesi o dei russi, capito? Allora i cinesi anche stanno realmente soffrendo gli embarghi, soprattutto tecnologici, e non tanto perché non ci riescono più a vendere dei cellulari, ma soprattutto perché non riescono a usufruire degli elementi dell'elettronica che servirebbero a perfezionare le loro armi e poi in un secondo tempo a produrre questi stessi elementi di elettronica. Non li facciamo più costruire. Ecco per l'importanza strategica di Taiwan. Mi ricordo che negli anni 80 facevano delle esposizioni di videogiochi. Allora c'era l'Atari 2006, l'Intellivision, la Commodore 64, l'Amiga 500 e un sacco di cose di questo genere. In uno stand sono andati dei russi che anche loro cercavano di fare dei videogiochi, delle macchinette per giocare e tutto il resto, ma i nordamericani, non so se erano degli agenti, voi mi capite, no? Hanno detto agli italiani e agli altri che facevano hardware e software all'epoca, videogiochi e componenti elettroniche, di non vendere nulla ai sovietici né tantomeno fare intercambio. E poi si venne a sapere che anche giochi di simulazione di volo molto semplici come Zatson, era una specie di space shuttle tridimensionale che andava bombardando nemici e doveva alzarsi e abbassarsi, poteva ecco anche Pac-Man mitico e Defender, giochi così potevano, gli algoritmi di quei giochi si seppe decenni dopo, io lo seppi in internet nel 2000, potevano essere impiegati dai sovietici per programmare meglio i loro computer militari. Quindi ai sovietici non si dovevano vendere videogiochi moderni negli anni 80 e tantomeno volevano che i sovietici avessero la Commodore 64 o l'Amiga 500. Perché? Perché l'industria elettronica occidentale si è finanziata con il consumo di prodotti invece e non con la finanziazione di stato che era molto povera nell'Unione Sovietica. Adesso vi devo lasciare, ciao a tutti e buon fine settimana se non ci vediamo prima.